Andiamo in chiesa? Ma stiamo a fare aperitivo. Alle 7:30 di mattina. Vabbè, un minuto è quello buono. Cammina, cammina. Va bene, andiamo. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Buongiorno, dai due in cammino, eccoci qua tutti e due. Siamo a Milano all'idroscalo, no? Sì, come potete vedere benissimo. No, siamo a Livorno davanti alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva. E oggi che cammino iniziamo? Oggi iniziamo un cammino nuovo, il cammino dei Navicelli, 75 km più o meno, si parte da Livorno e arriviamo ad Alto Pascio, dove si connette con la via Francigena. E il punto di partenza è la chiesa di San Jacopo in Acquaviva, qui a Livorno. Questa è la zona dell'Acquaviva perché in antichità c'era una polla d'acqua dolce che sgorgava naturalmente qui sulla scogliera. E questa è una chiesa molto antica, allora, la leggenda vuole che sia già del IV secolo d.C. In realtà viene citato in un atto notarile del 1130 d.C., per cui prima non c'è certezza storica. È stata inizialmente affidata ai padri agostiniani ed era un eremo anche molto importante perché ospitò anche Papa Urbano V e Gregorio X, mi pare. E visto che qua dietro c'era una baia riparata, una caletta riparata, qui arrivavano i pellegrini dalla Francigena per imbarcarsi e proseguire o per Roma o per la Terra Santa. Infatti nella cripta che c'è sotto la chiesa sono stati rinvenuti dei registri che testimoniano il passaggio dei pellegrini. No, la chiesa che vedete adesso non è quella attuale, perché la chiesa diciamo originaria a un certo punto fu dismessa e sopra venne costruita questa nuova nel 1606 circa. Mentre la facciata è è relativamente recente perché è del 1891 ed è stata voluta dalla famiglia Mimbelli, che è una famiglia molto importante qua a Livorno. In origine c'era anche un cimitero qua dietro dove adesso c'era questa costruzione, non so se è una casa parrocchiale, penso. Sì, c'era un piccolo cimitero che poi nel 1915 è stato tolto e si è stata costruita questa casa. E qui era anche presente una torre di avvistamento perché questa località faceva parte del sistema di avvistamento costiero contro le incursioni piratesche, per mantenere l'ordine. E per cui adesso cominciamo a camminare. Questi sono i bagni Pancaldi. Questi sono i bagni Pancaldi Acquaviva, che sono tra i primi bagni in muratura in Italia. Ne abbiamo già parlato diffusamente assieme anche alla chiesa di San Jacopo nel nostro video in kayak da Livorno a Castiglioncello, per cui magari vi lasciamo sotto il link in descrizione se volete andarvelo a vedere. E ora ci dirigiamo verso il Fosso Reale. Ed eccoci arrivati a uno dei punti più caratteristici di Livorno, la terrazza Mascagni, che qui in origine c'era un forte dei cavalleggeri che serviva a pattugliare la costa. Poi il demanio lo cedette al comune di Livorno, che prontamente lo fece rimuovere, e poi qui fu impiantato era una specie di parco divertimenti, l'Eden, con questo nome, a inizio Novecento, dove ci furono anche le prime proiezioni di film in Italia, pare. Livorno è la città dei primati, i più antichi bagni in muratura, le prime proiezioni cinematografiche in Italia. E poi fu costruita la terrazza Mascagni, che nel tempo fu ampliata, perché come vedete adesso con 35.000 piastrelle bianche e nere con questa estensione successiva alla fine della seconda guerra mondiale, perché fu ampliata, pensate, usando le macerie dei bombardamenti di Livorno. Con le macerie ampliarono la terrazza Mascagni. Adesso ogni tanto vi ho fatto manutenzione perché l'aria salmastra, le mareggiate danneggiano la balaustra.
e ora noi continuiamo a camminare. Lo scoglio dell'Argina. Noi da dietro quel pontile siamo messi in acqua il kayak per fare la traversata da Livorno a Castiglioncello, che trovate sempre qua sul canale nella playlist Swing 2 o 2 in kayak. Sono i cantieri Azimuth, Venetti. Qui c'è lo scoglio della Regina, che è un parco pubblico, dove c'è anche quello dovrebbe essere un istituto di ricerca. Esatto. Via, continuiamo a camminare. Queste delle mura medicee del porto, là in fondo dove sono le gru. Quelle sono mura medicee cinquecentesche, e poi là c'è il porto, e dove c'è quella grossa costruzione in cemento grigia, sotto c'è la fortezza vecchia. Ecco là il torrione della fortezza vecchia, ma noi ora gireremo in via Grande, là dove c'è l'hotel l'hotel Granduca, e la statua dei quattro mori, la famosa statua dei quattro mori. Quello cos'è il Granduca? Cos'è, Cosimo o Ferdinando? Ma che livornese sei? Madonna. Ormai sono a Milano. Sì, ormai il milanese si è dimenticata tutto, era stato... Va un po' a vedere, c'è il pannello informativo, e mi pare che nel recente passato sia stata al centro di polemiche, perché c'è chi vorrebbe toglierla, perché insomma questa immagine non è più di Ferdinando I, insomma questa immagine non è più adatta, bla bla bla, la solita cancel history. Vabbè, per me può rimanere, dai. Guarda che polpaccio che c'aveva Ferdinando, perché era un culturista, era Era un runner. era un runner Ferdinando. Vabbè, e ora via Grande, quella centrale di Livorno. Adesso noi la percorreremo tutta per sbucare al Cisternone e su viale Carducci, che da questo poi porterà alla stazione. Il Duomo di Livorno. E questa piazza come si chiama? Piazza Grande. Boh, dice Piazza Grande, sarà vero? Fatecelo sapere nei commenti. Ormai non mi fido più di lei riguardo Livorno. È Piazza Grande, come non riconoscere Piazza Grande? No, le porte sono ancora chiuse, per cui non si entrerà l'altra volta al Duomo di Livorno. Piazza della Repubblica. E là in fondo si vede la Fortezza Nuova, quella... Sì. Ecco la Fortezza Nuova di Livorno, che è quella più recente e anche più estesa. Ed ecco qui, io le prime volte che lo vedevo pensavo, ma sarà un teatro? E in realtà è il Cisternone di Livorno, è la cisterna dell'acquedotto, cioè fa parte del sistema dell'acquedotto. Mi sembra che fosse aperto durante le giornate del SFAI, qualcosa del genere, vedete? Uno passa di qui e pensa che sia un teatro, che... Vabbè. Perché non Livorno sta qui? Il parco del parterre, si dice proprio così, sì, parterre. Vai. Dove una giovine pellegrinetto scura veniva a pattinare. Fatti storici di Livorno molto importanti. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo, ma alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva, dove parte il cammino, un altro importante fatto storico, che una certa pellegrinetta della nostra conoscenza ci fece la prima comunione. E la leggenda narra che quando entrò in chiesa non prese fuoco, per cui era ancora una brava bimba ai tempi. Ma non è vero! Non eri una brava bimba ai tempi? Sì, ma anche adesso! Sì, dicono tutte così. Non sono cattiva, è come mi disegnano. Ti picchio! Siamo giunti dopo 5 km alla stazione di Livorno. Che stile è?
Gotico lombardo. Liberty, mi pare. Sì, no, è Liberty, è Liberty. Sì, dopo che l'ho detto io è facile, eh? Esatto. Ma guardate questa qui. Siamo nella zona del Palla Modigliani a Livorno. Là in fondo dietro i lampioni si vede la torre, se la vedete, delle terme del Corallo, che sono delle terme monumentali ora in disuso. E adesso passiamo sopra la 12, poi dobbiamo cominciare a allontanarci dalla città e ci dirigiamo verso la Puzzolente. Ecco, diciamo che per ora non è il classico cammino che ti aspetti in Toscana, però nella prima tappa l'abbiamo messo in conto, dalla seconda in poi deve migliorare perché si cammina lungo l'argine dell'Arno. Comunque adesso andiamo in posti un pochino più verdi e meno trafficati. Qui siamo alla periferia di Livorno, siamo in via del Limone, passare sono le macchine, che percorremo tutta per circa 1 chilometro fino a metterci su via Fonte della Puzzolente, e qua davanti a noi deve essere questo famoso bosco della Puzzolente, là che vedete. Ci avviciniamo alla Puzzolente, però per ora l'aria non ha odori particolari. Ed eccoci entrati nella Puzzolente. Questa è via Fonte della Puzzolente. Fra un po' attraverseremo il corso d'acqua che dà il nome al bosco. Non ho idea di cosa fosse, se un casino di caccia o qualcosa, però affrontare col timpano e le colonne. Non sappiamo cos'è, non c'è nessun cartello che indichi, però allora, in quella direzione c'è il fosso del Limone che poi si avvicina qui, passa sotto il ponte e come per magia qui diventa l'acqua della Puzzolente. Tu vai a usare di lì che io annuso di Va bene. io annuso di qui, sentiamo se c'è differenza. Beh, in compenso neanche l'acqua qui è puzzolente. Vabbè. Sinistra. Oltrepassata una stanga inizia il sentiero nel bosco. Ora ci dirigiamo verso il Rio Vallelunga. Allora, siamo sbucati dal bosco e questa è la Vallelunga. Quella specie di rilievo lì verde in mezzo è dove scorre il Rio Vallelunga. Non so se andare lì a vederlo, ma penso che sia praticamente asciutto, per cui tanto vale che stiamo qua sul sentiero e continuiamo verso Ajaccia. Sai nulla di questa località, ridente località? Spero che ci sia un bar. Questo probabilmente era un acquedotto o qualcos'altro, ma non è un ponte. Infatti noi passiamo di qua e attraversiamo il Rio là, su quella specie di ponticello. Oh, finalmente vediamo il Rio Vallelunga, è proprio un rigagnolo sotto l'acquedotto. Ma perché si chiama Cammino ai Navicelli, così per curiosità? Non sei tu quello dei dati noiosi? Adesso sono dati noiosi. Allora, diciamo che i navicelli erano imbarcazioni di 9-11 metri utilizzati per trasportare merci e persone lungo questo canale costruito tra il 1563 e il 1575 perché metteva in comunicazione Pisa e Livorno. Io dubito che abbiano chiesto a pisani e livornesi se volevano essere messi in comunicazione, perché ancora oggi non è che ci sia proprio questo gran feeling. I pisani vanno al mare a Livorno, non è vero. Ah, davvero? Siamo al Pian di Rota. Guardate che bello questo parco con questi alberi.
monumentali. Siamo ancora a Livorno. Sì, siamo ancora a Livorno? C'è scritto Comune di Livorno. Ah, c'è scritto Comune di Livorno. Sono anche i giochini in fondo. Ah, c'è un saltapicchio ma è troppo lontano, vero? È troppo lontano, ho detto. No, no, no. E questa costruzione che Giulia non riesce a identificare, che possa essere, non so, il cisternino, perché a Livorno c'è il cisternone e il cisternino, che più o meno lo stile architettonico un po' lo ricorda del cisternone. Noi ora proseguiamo verso Stagno. Stiamo camminando lungo un tratto di Ippovia Toscana che fa parte della rete delle Ippovie Toscane. Carina, dai. Ci stiamo dirigendo verso Ajaccia, dove c'è la compagnia degli arcieri. Sì, la compagnia arcieri livornesi Dino Sani, che ricordiamo combatterono valorosamente nella battaglia del fosso di Helm a fianco di Legolas, vero? No? Non credo proprio. No? Non penso. Contro Mordor? Probabile, ecco.